Nel primo capitolo della Bibbia ebraica si dice che Dio creò l'uomo a sua immagine. In ebraico questo è scritto come Selem Elohim e alcune interpretazioni rabbiniche sostengono che gli esseri umani possono funzionare come icone che attirano la presenza di Dio nel mondo, in modo simile alle murtis nell'induismo. Il cristianesimo si fonda su questo fondamento, insegnando che ogni persona ha un valore elevato ed il potenziale per la trasformazione attraverso Cristo. Secondo la Bibbia, gli esseri umani sono fatti ad immagine di Dio, hanno il libero arbitrio e possiedono la capacità di portare una nuova vita umana nel mondo. Poiché questi doni non sono condivisi con gli angeli nutrono un intenso interesse per la salvezza umana. Le scritture bibliche parlano di un desiderio profondo e riverente degli angeli di comprendere il piano di salvezza di Dio. Il Nuovo Testamento suggerisce anche che attraverso Cristo Dio ha elevato l'umanità ad una relazione speciale e redentrice che gli angeli non condividono. Le scritture zoroastriane dell'antico Iran dicono che mentre il Dio Supremo è senza forma e non può essere rappresentato da un'immagine fisica, il suo segno materiale è l'uomo giusto. Ciò significa che un essere umano che vive rettamente funge da simbolo vivente di Dio sulla terra. Secondo gli antichi insegnamenti dello yoga, la nascita umana è un'opportunità incredibilmente rara e propizia, poiché l'essere umano offre una possibilità unica di liberazione spirituale preclusa agli altri esseri. Le ragioni principali risiedono nell'autocoscienza e nel libero arbitrio. Solo un essere umano può compiere la scelta consapevole di liberarsi dall'infinito ciclo di nascita e morte. L'essere umano è considerato unicamente il karma yoni, l'unico stato di esistenza in cui si possiede la volontà e l'intelligenza cosciente per compiere azioni che possano liberare dal ciclo dell'illusione. Si dice che tutte le altre forme di vita, inclusi gli animali e persino le divinità celesti, si trovino nello stato di esistenza Borg Yoni, in cui si sperimentano solo le conseguenze delle azioni passate e non si ha la capacità di compiere nuove scelte spirituali. Come gli angeli della Bibbia, queste divinità celesti invidiano la nascita umana. Non possono scegliere di agire contro la propria natura e sono vincolate al ciclo di causa ed effetto. Non hanno il potere di cambiare il proprio destino. La vita umana è considerata l'unica porta d'accesso alla liberazione, il che la rende la più preziosa e significativa di tutte le nascite. Sebbene nascere umani rappresenti la prima grande fortuna, la fortuna più rara è quando un essere umano prende coscienza dell'esistenza dell'anima ed inizia ad allineare consapevolmente la propria vita al suo scopo più profondo. Ottenere una nascita umana è come trovare un gioiello raro, ma conoscere la propria anima e perseguire la sua liberazione significa comprenderne il vero, inestimabile valore. Nella tradizione yoga questo è chiamato Vichara Shakti, il potere del discernimento e della scelta consapevole. A differenza dell'animale o del Dio, un essere umano può osservare qualsiasi situazione e chiedersi: è giusto o sbagliato? Questo mi condurrà verso la libertà o verso una maggiore sofferenza? Un essere umano può scegliere di agire contro i propri istinti, abitudini e condizionamenti. Questa è l'essenza della pratica spirituale. Ognuno può scegliere di perdonare, vendicarsi, diventare disciplinati o essere pigri. Senza il libero arbitrio siamo come una foglia che viene trascinata ovunque la porti la corrente di un fiume. A causa di questo libero arbitrio, la vita umana viene descritta come una spada a doppio taglio. Lo stesso libero arbitrio che permette la trascendenza consente anche di sprofondare nell'ignoranza. Si è completamente liberi di sprecare la propria preziosa vita in avidità, rabbia e piaceri sensoriali. Il libero arbitrio da solo non basta. La consapevolezza di sé è essenziale. Bisogna sapere di avere un'anima e che le proprie scelte hanno conseguenze spirituali. Questa consapevolezza è ciò che trasforma il normale libero arbitrio nel potere della trascendenza. Secondo queste antiche tradizioni, la scelta deliberata di allineare la propria vita al proprio scopo spirituale più elevato è ciò che spezza il ciclo della reincarnazione e libera l'anima dal samsara, il ciclo illusorio di vita, morte e rinascita. Report, Greg Reese, traduzione e voce, Dino Tinelli.